Vediamo quali sono alcuni buoni propositi e obiettivi realistici che puoi decidere per lo studio dell'italiano nell'anno nuovo. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto, benvenuti al primo video del 2023 e quindi voglio augurare a tutti voi buon anno. Nel video di oggi voglio consigliarti alcuni buoni propositi e obiettivi realistici che puoi avere per il 2023. Quindi vorrò consigliarti delle strategie abbastanza generali e realistiche per lo studio dell'italiano. Il primo consiglio che voglio darti è quello di impostare degli obiettivi chiari e soprattutto misurabili. Infatti, quando stiamo decidendo i nostri obiettivi linguistici, dire semplicemente voglio migliorare in italiano non è abbastanza. Perché cosa significa migliorare per te? Ti faccio un esempio. Forse il tuo problema principale è l'ascolto e non riesci a capire tutto quello che le persone dicono. La maggior parte degli studenti mi dice sempre che capisce tutto quello che io dico, però io parlo molto chiaramente, scandisco molto le parole, quindi forse se guardi un altro video qui su YouTube non capisci nella stessa percentuale. Allora il mio consiglio è quello di scegliere un creator qui su YouTube oppure per esempio un podcast con cui hai un po' di difficoltà, cioè non riesci a capire troppo bene quello che dicono. Capisci un po', capisci l'idea generale, però non capisci tutte le parole. E allora prova ad esporti sempre a quel creator oppure prova ad ascoltare sempre quel podcast. Allo stesso tempo ovviamente cerca di ascoltare tantissimi altri contenuti e non devono essere necessariamente dei contenuti per stranieri come i miei, ma anche contenuti autentici per italiani. Quindi forse scegli un episodio in particolare oppure scegli un video in particolare e poi tra 6 mesi torna su quel video o su quell'episodio del podcast. Quindi così puoi effettivamente capire se sei migliorato e se capisci di più quello che dicono quelle persone. In questo modo il tuo obiettivo, oltre ad essere molto chiaro, è anche facilmente misurabile, perché se dopo 6 mesi riesci a capire quel video, quel podcast che prima non capivi, significa semplicemente che sei migliorato e quindi puoi effettivamente misurare i tuoi progressi. Oppure forse il tuo problema più grande è la grammatica. Per esempio hai un po' di difficoltà con il congiuntivo. Allora cerca di trovare il materiale sul congiuntivo. Per esempio posso consigliarti la mia playlist sul congiuntivo. Ho tantissimi video qui su YouTube sul congiuntivo. Studialo di più, cerca di fare tanti esercizi e di mettere in pratica quello che stai imparando. Poi scegli un esercizio in particolare sul congiuntivo, per esempio su un libro di grammatica o sul web, e magari dopo 3 o 4 mesi fai di nuovo lo stesso esercizio. Se l'esercizio ovviamente tra 3 o 4 mesi andrà bene, significa che sei migliorato nel congiuntivo. Ora passiamo al prossimo obiettivo che voglio consigliarti. Cerca opportunità per parlare l'italiano con persone madrelingua. Lo sappiamo tutti che parlare è importantissimo e fondamentale per migliorare in una lingua. Tu puoi studiare tantissimo, però senza pratica non riuscirai effettivamente a mettere in pratica tutto quello che hai imparato. Quindi parlare è importantissimo e per fare questo voglio consigliarti Italki, una piattaforma fantastica per migliorare in italiano e tantissime altre lingue. Italki è una piattaforma globale che mette in contatto studenti di lingue come te con professori fantastici. Io personalmente ho insegnato su Italki per 5 anni ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Ho conosciuto studenti fantastici in giro per il mondo e sono anche diventato proprio amico con alcuni di loro. Abbiamo davvero creato un rapporto bellissimo. Infatti, grazie ad Italki potrai avere un'esperienza completa di apprendimento grazie alle loro lezioni 1 a 1. Le lezioni 1 a 1 ti permetteranno di migliorare in italiano tantissimo perché il professore si focalizzerà al 100% su di te.
capirà quali sono i tuoi bisogni linguistici e quali sono le cose su cui devi concentrarti per migliorare. È davvero un'esperienza incredibile che puoi fare dove vuoi e quando vuoi. Infatti ci sono centinaia di professori di italiano, così che puoi scegliere quello perfetto per te. Grazie alle lezioni 1 a 1 potrai migliorare le tue capacità di conversazione e di conseguenza parlare con più sicurezza. È sicuramente uno dei modi più efficaci e veloci per imparare una lingua. Infatti pensa che 19 ore su italki corrispondono a un intero semestre di lingua all'università. Questo perché le lezioni sono private e quindi il professore o la professoressa si focalizzerà su di te al 100%. Insomma, iscriviti gratuitamente su italki e cerca il professore perfetto per te. Ti cambierà davvero la vita e il tuo modo di studiare l'italiano. E sicuramente questo è proprio uno dei migliori buoni propositi che puoi fare per l'apprendimento della lingua italiana. Clicca qui sotto sul link in descrizione e iscriviti gratuitamente ad italki. E poi mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi e sono sicuro che troverai un prof fantastico. Ora passiamo al prossimo obiettivo. Cerca di creare un piano di studio dettagliato. Avere un piano di studio da seguire è molto importante quando stiamo imparando una nuova lingua. Questo perché ti permetterà di essere disciplinato e non perdere la motivazione. Inoltre, avere un piano di studio è un modo davvero molto utile per far diventare l'italiano una vera e propria abitudine. Così l'italiano non sarà più un dovere, ma semplicemente una parte della tua vita. Se vuoi capire come creare un buon piano di studio, voglio consigliarti un video che ho fatto in precedenza proprio su questo argomento e come sempre ti lascio il link qui sotto in descrizione. E ora passiamo al prossimo obiettivo. Usa diverse risorse per imparare l'italiano. Forse tu preferisci ascoltare la lingua con i podcast, oppure vedere video su YouTube, film e serie TV, oppure ti piace leggere un libro. Sicuramente quando stai imparando una lingua devi fare quello che ti piace di più per migliorare. Però non significa che puoi fare solo quello. Ascoltare solo i podcast o leggere solo i libri non è il massimo quando stiamo imparando una lingua. Questo perché dobbiamo cercare di diversificare le nostre fonti di apprendimento. Quindi forse fai principalmente la tua attività preferita, ma non dimenticare tutte le altre. Magari tu odi ascoltare i podcast, però almeno ascoltare un podcast forse una volta a settimana o una volta ogni 2 settimane sicuramente ti farà molto bene. Ti permetterà per esempio di migliorare tantissimo le tue capacità di ascolto e comprensione. Questo ovviamente è un esempio, hai capito quello che sto dicendo. Quindi io ti consiglio di usare podcast per migliorare le tue capacità di ascolto e comprensione. Per esempio puoi ascoltare il mio podcast The Teacher Stefano Show. Ha avuto un grande successo nel 2022 e sono sicuro che ti piacerà. Poi per esempio puoi guardare professori di italiano su YouTube, come le mie lezioni, per migliorare la tua conoscenza della grammatica e del vocabolario. Poi puoi anche guardare film e serie TV in italiano o anche guardare video su YouTube in italiano per italiani. Questo ti permetterà di migliorare le tue capacità di ascolto e anche allo stesso tempo imparare nuove espressioni più colloquiali e conoscere meglio la cultura italiana. Poi ti consiglio di usare un libro di grammatica, per esempio, un eserciziario per fare esercizi di grammatica. Poi leggere, anche molto importante, leggi romanzi o saggi, insomma, quello che ti piace di più per migliorare le tue capacità di lettura e anche imparare tantissime nuove parole ed espressioni. Poi puoi provare anche un corso di italiano online, come per esempio il mio corso Italiano Vero, che aprirà presto di nuovo per le iscrizioni, e se vuoi partecipare ti lascio il link qui sotto in descrizione per iscriverti alla lista d'attesa. E poi per finire potresti anche usare italki, per esempio, per fare delle lezioni online 1 a 1 e quindi migliorare le tue capacità di conversazione. Insomma, ci sono tantissime
tantissime fonti diverse che puoi usare per migliorare in italiano. Ne sto dimenticando qualcuna? Se sì, fammelo sapere qui sotto nei commenti. E ora vediamo l'ultimo obiettivo, che è molto molto importante. E questo è un obiettivo senza scadenza, dovrebbe essere sempre molto molto chiaro nella tua testa. Non arrenderti mai. Te lo ripeto. Non arrenderti mai. Durante il processo di apprendimento sicuramente incontrerai delle difficoltà. In alcuni momenti ti sentirai felicissimo perché stai imparando tante nuove cose e vedi progressi. In altri momenti ti sentirai molto triste, frustrato, perché ti sentirai bloccato nell'apprendimento, che non riesci ad andare avanti. Tutto questo è normale. Io dico sempre che imparare una lingua è una delle cose più frustranti del mondo. Il fatto di non riuscire ad esprimere quello che vuoi dire davvero, come lo diresti nella tua lingua madre. Ma è normalissimo, davvero, non c'è assolutamente nessun problema. È normale sentirsi così in alcuni momenti. Ma il fatto di sentirsi tristi, non motivati, frustrati, tutti questi non sono dei buoni motivi per arrendersi. Devi sempre avere ben chiaro nella tua testa l'obiettivo finale, cioè essere fluente in italiano ed entrare a far parte della nostra cultura. Allora, che ne pensi? Ti piacciono questi buoni propositi, questi obiettivi e questi consigli? Che cosa ne pensi? Quali sono i tuoi buoni propositi? Scrivili qui sotto nei commenti, così possiamo parlarne insieme. E se questo video ti ha aiutato e ti ho dato dei buoni consigli, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta tantissimo, e anche non dimenticare di iscriverti al canale, così non perderai tutti i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia e ancora buon anno! Ciao!